Bentornati a tutti nel canale di Riccordo. Per chi è nuovo gli do il benvenuto. Oggi andremo a fare un tour bello, profondo e dettagliato del mio orto nel mese circa di giugno. Allora, partiamo da questa aiuola, che è quella dove ci sono le piante più piccine, e in questo caso troviamo per 4 file il basilico, che sta crescendo pian pianino. Alcuni sono stati mangiati dalle lumache, disgraziatamente. Pensavo che le avessero mangiate tutte le galline e invece no, le limacce che escono di notte ci sono ancora, ma come vedete sta incominciando a crescere molto bene con questo terreno umido dopo che è appena piovuto. In cima troviamo sempre dei girasoli, metto sempre dei fiori in cima in fondo alle prode, dei girasoli quelli arancioni, regina di velluto, e di qua di lato, leggermente più all'ombra rispetto all'albero, troviamo della bietola multicolore, anche questa qua seminata da seme circa a marzo, e come vedete sta molto bene, sta crescendo molto bene. Le ho messe in delle fossette qua, in delle fosse, in modo che raccolgano meglio l'acqua e che non vada dispersa durante l'estate, perché io ho un terreno molto argilloso e tende a fare la crosta, e quindi quando il terreno, come sapete, fa la crosta, l'acqua tende a scivolare e a scappare via. Qua accanto c'è l'aiuola tutta pacciamata con la paglia, in cui troviamo distanziate circa 40 cm nella fila delle zucchine di due varietà diverse. Queste qua le ho prese al vivaio, queste due sono le uniche due piante con quelle insalate che ho prese al vivaio, tutte le altre piante sono da seme, con il mio orgoglio, a cui ho aggiunto un po' di scarto della nostra stufa a pirolisi. Queste zucchine stanno crescendo molto bene e come vedete sono molto belle. Queste qua sono di una varietà diversa, come vedete hanno le foglie più piccole e più colorate, dovrebbero essere la zucchina mezza lunga napoletana, e vediamo come crescerà. Qua ci sono le galline. Poi di qua troviamo un altro girasole e una fila intera di pomodori. In questa fila sono 4 varietà di pomodori, 2 per ogni pianta, e troviamo il pomodoro corbarino, il pomodoro Re Umberto, il pomodoro pantano romanesco e il pomodoro arancio marchigiano. Poi qui accanto a questi pomodori, come vedete, troviamo le insalate, queste insalate qua da seme molto belle, che andrò a riprodurre il seme, guardate che belle che sono, e del basilico, e naturalmente in cima c'è un nuovo tagete e la calendula che è rimasta dall'altro anno. Qua accanto, sempre pacciamate con paglia, mi sto trovando molto bene con la paglia, c'è un'altra calendula appena trapiantata quest'anno, guardate che bella, e poi tutte insalate, alcune di vivaio e alcune trapiantate seminate mie da seme. Questa qua mi è morta perché mi hanno mangiato il colletto, ora vedo. Mi sono accorto che mi stanno mangiando questi insettini solo le insalate del vivaio, le mie insalate, quelle da seme, tipo questa, quelle che appunto stanno meglio, credo anche perché avevano un apparato radicale più sviluppato, non sono state minimamente toccate. E poi qua ci sono altri girasoli. Qui accanto, come vedete, mi era sfuggito del radicchio, era andato a fiore, però un pochino l'abbiamo mangiato perché è buono lo stesso, e un pochino l'ho dato alle galline. E qua accanto troviamo gli ultimi piselli che ora sto facendo maturare, e poi li andrò a far seccare in modo da riseminarli il prossimo anno. E poi al posto di questi credo ci andrò a mettere delle zucchine quest'estate. Poi qua troviamo un'altra calendula. Andiamo di qua in mezzo alle siepi dell'orto e troviamo una grande quantità bellissima di grano. E non so se avevate visto dei video precedenti e vi parlavo di un esperimento che avevo fatto, che qua nel grano avevo messo la pacciamatura, che ormai sta andando via, pacciamatura di fieno, dell'erba del prato, e in mezzo avevo trapiantato dei mini radecchini e mi erano avanzati, e guardate come sono cresciuti bene all'ombra del grano e in mezzo all'umido della pacciamatura, guardate belli. Li ho messi per 2 file in modo da provare dei radicchi normalissimi. Poi il grano, queste qua sono 5 file lunghe circa 3,5 metri, e ora fra qualche settimana lasciate un bel like se volete il video sulla raccolta del grano,
e li andrò a cogliere. Poi qua troviamo dei fagiolini che ho seminato un mesetto fa, guardate come stanno bene, sono 3 file, e lì accanto ho lasciato andare in fiore la rucola in modo che posso prendere i semi e riseminarli di nuovo il prossimo anno. Anche se potrei cogliere queste foglie, queste qua che sono accanto ai gambi fioriti, che sono molto buone, molto profumate. Poi qua accanto abbiamo la cipolla egiziana che vi ho sempre tanto parlato, che sta facendo i suoi fiori, che non sono altro che dei bulbi che poi andranno a cascare, infatti viene chiamata la cipolla che cammina. Questi bulbi andranno a cascare più là e questa cipolla si sposterà. Ora io li andrò a cogliere, li andrò a regalare a giro e li andrò a trapiantare a giro per il mio giardino e il mio orto. Poi qua ci sono dei ceci che sono rinati dall'altro anno, questa bella piantona, e lì accanto ci sono qualche patata che avevo seminato perché erano germogliate in cucina e non le volevo buttare. Poi qua accanto c'è una mia aiuola di cui sono molto orgoglioso, che contiene mais, amaranto e insalata. Il mais è un mais rosso, mais sottofile garfagnana. Qua ci sono un po' di erbacce, un po' di erbe spontanee, andrò a togliere. Accanto c'è la lattuga foglia di quercia e l'amaranto. Guardate bello questo amaranto, che bel colore, e devo dire che è una bella consociazione, stanno venendo proprio bene. Ora poi quando l'amaranto diventerà grande il mais lo avrò già colto e le insalate le avrò già colte da un bel po' di mesi. Qua ci sono gli ultimi resti dei piselli che sto andando a far seccare per poi, come prima dall'altra parte, per raccogliere semi. Qua accanto ci sono delle insalate, guardate belle, sempre a foglia di quercia, e delle cipolle. Di qua sto finendo di lavorarlo il terreno e qua ci ho appena messo 2 zucchine. Qua ci sono altri fagiolini, 2 piante di melanzana che mi erano avanzate nel semenzaio, avevo fatto una prova se i semi germinavano e me ne erano nate solo 2. Qua c'è una fila di girasoli e dietro ci sono altri pomodori, pomodoro bistecca, romano e degli avanzi di quegli altri. Qua sto coltivando l'aiuola nuova di quest'anno praticamente, guardate bella lunga, che è larga all'incirca 80 cm e lunga 9 metri credo. E qua ci ho messo delle zucche, sempre anche queste da seme, stanno crescendo molto bene, a cui ho aggiunto un po' sempre questi qua degli scarti della pirolisi, lo stallatico. Qua ci ho messo in mezzo dei cespugliettini di camomilla che mi sono seminato e altro tagete naturalmente. Poi andiamo di qua, qua è un po' pieno di erbacce e qua in mezzo ci sono delle cipolle, qualche cipolla, in mezzo a delle bietole che stanno andando in fiore. Ora queste bietole le andrò a togliere insieme alle cipolle. Le cipolle le utilizzerò come cipollotti per la cucina e qua andrò a metterci dei peperoni, peperone mi sembra friggitello. Poi qua accanto troviamo i pomodori insieme a altro basilico e al prezzemolo e naturalmente insieme ad altre laggiù piante di tagete. Qua i pomodori sono delle varietà di prima, cioè marchigiano, re Umberto, pantano romanesco e corbarino, e anche ribes, queste piantine qua in fondo, le più piccine che fanno tanti rametti, fanno questi pomodorini piccolini a forma di ribes che sono molto buoni e molto saporiti e non hanno bisogno nemmeno di un goccio d'acqua. E qua come vedete sono all'incirca 22 pomodori mi sembra sono, guardate che belli. Poi di qua abbiamo un'aiuola completamente piena di calendula con solo qua una bietola e 2 tageti. Questa calendula li andrò a tagliare i fiori o andrò a cogliere semi e con i fiori ci farò un po' di olio. E poi qua troviamo altro mais con dell'amaranto. Di qua abbiamo un'aiuola, come avete visto nei video precedenti, ve li consiglio, semmai ve li lascio in descrizione, piena di cipolle, cipolla di bastarda fiorentina e cipolla di Certaldo. Qua come vedete ho appena pulito, ci ho messo la pacciamatura, invece qua manca un pezzo e ci ho messo sempre in mezzo dei bellissimi girasoli. E poi qua per finire ho un altro pezzo di grano bello e qualche fava. Spero che questo video vi sia piaciuto, naturalmente lasciate dei like per vedere il video della raccolta del grano e altri prossimi e bellissimi video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina così
appena esce un nuovo video, link, vi arriva la notifica e ve lo vedete subito, senza aspettare. Io vi auguro una buona giornata e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! E naturalmente vi salutano le galline.